Voilà, cari amici, intanto vi chiedo di segnarvi al canale se non l'avete fatto, sia quello del gruppo Facebook sia il canale di YouTube. Non guardate soltanto i video e non vi segnate, non è corretto, perché io mi do tanto e date anche voi un minimo, basta fare tic e segnarvi al canale, mettete anche la campanellina così sarete, diciamo, avvisati dei nuovi video, ne sto facendo, insomma, abbastanza. Detto questo questo video di che cosa trattiamo? Visto che ora ci avviciniamo al momento, diciamo, estivo, cerchiamo insieme di capire se è possibile fare dei salumi nel periodo estivo e se sì, come farli. Allora, intanto sì, è possibile, ci sono delle accortezze da prendere, ma è possibile, diciamo, effettuare questa cosa. Vi dico anche questo qui, non è che le grosse aziende si fermano nel periodo estivo, lo fanno, però attenzione, hanno nell'interno del loro stabilimento la temperatura bassa, lavorano le carni a temperatura bassa, hanno gli stagionatori, capito? Facendo così riescono. Ora il problema qual è? A casa si possono fare, ripeto, se ci sono a casa delle caratteristiche. Caratteristica può essere in una stanza, che possibilmente la cucina, con l'aria condizionata, faccio un esempio, un'aria condizionata accesa, messa proprio al minimo, e la lavoriamo lì, addirittura la lavoriamo anche con un pochino di ghiaccio nel tritacarne, così si abbassa un pochino la temperatura. Io vi sto dicendo degli espedienti per chi la vuol fare, non che va bene così. Se proprio uno la vuol fare, avendo queste, diciamo, accortezze, riesce. Lo ripeto perché sennò ora interverranno super professori, soprattutto io, no? Io quando l'ho fatto, diciamo, in utilizzo casalingo, ho usato queste modalità e sono riuscito. Ok. Ovviamente bisogna avere poi un maturatore che ti faccia tutta la parte di conservazione e tutto l'iter. O se non abbiamo un maturatore abbiamo una cantina, in questo caso. Allora, se abbiamo una cantina abbastanza bassa, ci trasferiamo in cantina e facciamo il salame lì. Però attenzione, la cantina deve avere una temperatura di 10 gradi, allora se no in cantina andremo a mettere scusate, tosse, nella cantina andremo a mettere un'aria condizionata, un pinguino, che deve rimanere acceso 24 ore su 24. Andremo a registrare quali sono, prima di fare i salumi, registreremo per una settimana quali sono i dati. Se i dati sono giusti, bene, procederemo, se no lasciamo stare, assolutamente. Io vi sto dicendo, come dicono tanti, lasciate perdere, ricominciamo con il freddo, specialmente chi ha le prime armi. Il freddo l'aiuta, perché tanta paura di tante cose, che marcisce la carne, che ci sono tante problematiche. Il freddo vi aiuta, non lo fate. Parlo per chi si vuole, magari ha già fatto e si è preso il suo maturatore. E non vi scordate, non è solo il maturatore, anche quando si fa la carne deve essere freddo l'ambiente, ok? Deve essere proprio una stanza fredda con le porte chiuse, l'aria condizionata o quello che è deve essere accesa almeno 2-3 ore prima, ok? Addirittura ci dovete andare col cappottino lì, dovete lavorarci. Facendo questo riuscite a fare qualche cosa, perché vi ho dato l'esempio delle grandi industrie, e anche io dico anche per i macellai, per i B&B, non per i B&B, sì, per i bed and breakfast, per chi fa, diciamo, dei piccoli lavori già in carne, e anche per loro è la stessa cosa, perché mi sono trovato in difficoltà con alcuni di macellai, no, pensando che erano arrivati, mentre invece no, devono creare la stessa cosa anche loro. Una camera fredda ghiaccia, la carne ghiaccia, va conservata, mettiamo caso il capocollo va fatto e subito messo in frigorifero con una temperatura di 4-5 gradi, ok? Poi si lavora velocemente una alla volta e si mette nel maturatore senza far perdere tempo. La temperatura non deve alzarsi più di 10-11 gradi, non deve andare su, perché sennò saremo a rischio di tante cose, di infezioni, di botulino, o se no proprio la cosa proprio
migliore la carne che non prenda il suo gusto o la sua strada. Che se abbiamo queste accortezze, bene, se no, come dico sempre, provate a fare delle prove, fatene 1, 2, 3, fatene 2 chili e vediamo, ma sempre però freddo, ghiaccio. Da ora in poi freddo, se no lasciate stare, se no compratevelo, andate dagli piccoli esercenti, andate all'Esselunga dove vi pare e aspettate ottobre. Ok? Spero di esservi stato d'aiuto. Bim campanellina, bim, aiutiamoci. Se c'è qualcosa scrivetemelo, ditemelo, come la pensate, ditemelo sotto. No, non si può fare solo ottobre, benissimo, lo facciamo solo ottobre, chi lo vuole fare lo faccia. Io qualcosa la faccio anche ora, che mi squilla tutto.